C'è un nome che attraversa i secoli come un eco irresistibile. Cleopatra. Un nome che evoca potere, seduzione, intrighi politici e tragedia. Ma chi era davvero questa donna? Una regina astuta e carismatica? Una manipolatrice capace di piegare al suo volere i più grandi uomini di Roma, o forse una vittima della propaganda che dopo la sua morte trasformò la sua immagine in leggenda? Cleopatra è una delle figure più enigmatiche e affascinanti della storia. È l'ultima grande sovrana d'Egitto, la donna che osò sfidare Roma, il cuore pulsante del potere del mondo antico. Una regina che con la sua intelligenza, il suo carisma e le sue alleanze riuscì a tenere in vita un regno sull'orlo della fine. La sua storia è fatta di passione e di politica, di guerre e di amori che hanno segnato la storia. Giulio Cesare, Marco Antonio, Ottaviano. 3 nomi leggendari che si intrecciano al destino della regina del Nilo. Ma la vera Cleopatra non è solo questo. Era una donna colta, poliglotta, capace di parlare con filosofi, scienziati e ambasciatori. Una regina che conosceva i segreti del potere e li usava con astuzia. Eppure, nonostante tutto, la sua immagine è sempre stata filtrata dagli occhi dei vincitori, cioè dai romani. Ciò che sappiamo di lei nasce da cronache spesso ostili, che la descrivevano come una seduttrice pericolosa, una donna che metteva in ginocchio uomini potenti con la sola forza del suo fascino. Ma era davvero così? In questo viaggio ripercorreremo la vita di Cleopatra, dalla sua infanzia alla lotta per il trono, dal legame con Cesare alla tragica storia d'amore con Antonio, fino alla sua morte misteriosa. Parleremo della sua eredità, del mito che ancora oggi incanta scrittori, registi e artisti, e soprattutto del più grande enigma di tutti. Dove riposa davvero Cleopatra? Preparatevi, perché la storia che stiamo per raccontare non è solo quella di una regina, è la storia di una donna che riuscì a diventare immortale. Per capire davvero chi fu Cleopatra, dobbiamo prima fermarci un momento a guardare l'Egitto in cui nacque e crebbe. Quando pensiamo all'antico Egitto, ci vengono subito in mente le piramidi, i faraoni, le mummie e i templi millenari. Ma al tempo di Cleopatra, l'Egitto che conosciamo dai film e dai libri era già un ricordo lontano. Cleopatra apparteneva infatti alla dinastia tolemaica, una famiglia di origine greca che governava l'Egitto da quasi 3 secoli. Tutto era cominciato con Tolomeo I, generale e compagno d'armi di Alessandro Magno. Quando Alessandro morì, il suo immenso impero si frantumò e Tolomeo prese il controllo dell'Egitto, formando una dinastia che avrebbe regnato proprio fino a Cleopatra. Questo significa che Cleopatra, pur essendo regina d'Egitto, non era egiziana di nascita, almeno non nel sangue. Era greca di origine macedone, eppure, a differenza dei suoi predecessori, seppe distinguersi. Fu la prima della sua famiglia a imparare davvero la lingua egiziana e a presentarsi come faraona al popolo. Un gesto che sembrava piccolo, ma che le diede una legittimità enorme agli occhi degli egiziani. Ma com'era l'Egitto al tempo di Cleopatra? Un paese ancora ricchissimo, grazie al Nilo e alle sue terre fertili, ma anche fragile, dilaniato da lotte interne e costantemente minacciato dall'esterno. L'economia prosperava. Alessandria d'Egitto era una delle città più grandi e vivaci del Mediterraneo, centro di cultura con la sua celebre biblioteca e il suo faro, una delle 7 meraviglie del mondo. Ma la politica, quella, era un campo minato. All'interno, la famiglia reale tolemaica era divisa da rivalità e complotti. Fratelli e sorelle combattevano tra loro per il trono e il sangue scorreva spesso all'interno della stessa dinastia. Cleopatra stessa avrebbe dovuto affrontare queste lotte fin da giovanissima. All'esterno incombeva una minaccia ancora più grande: Roma. All'epoca non era più la piccola repubblica di un tempo, era ormai la potenza dominante del Mediterraneo, capace di decidere il destino di interi regni. E se l'Egitto era ancora formalmente indipendente,
In realtà dipendeva già moltissimo dal volere dei Romani. Ogni scelta, ogni alleanza, ogni passo falso poteva significare la rovina. Immaginatevi quindi una giovane regina che deve farsi strada in un mondo così instabile. Da un lato i fratelli pronti a portarle via il trono, dall'altro una superpotenza straniera capace di annientare in un istante il suo regno. Cleopatra entrò in scena in questo scenario esplosivo. Non ereditò un Egitto pacifico e stabile, ma un regno appeso a un filo. Ed è proprio in questo contesto che si forgiò la sua leggenda, perché non bastava essere regina, bisognava anche essere stratega, politica, diplomatica e persino attrice, capace di incantare chiunque sedesse davanti a lei. L'Egitto era un mosaico di splendore e fragilità. Cleopatra fu la donna che seppe tenere insieme i pezzi, almeno per un po', sfidando sia i suoi nemici interni che la potenza di Roma. E adesso che abbiamo tracciato il quadro del mondo in cui visse, è il momento di conoscere più da vicino la figura di Cleopatra. Non il mito, ma la donna in carne e ossa che avrebbe scritto una delle pagine più straordinarie della storia antica. Cleopatra nasce nel 69 a.C. ad Alessandria d'Egitto, capitale di un regno che era già un crocevia di culture. Greca per sangue, egiziana per trono, e destinata a diventare una delle donne più celebri della storia. La sua famiglia, come abbiamo visto, era la dinastia tolemaica. Re e regine che, pur governando sull'Egitto, parlavano greco, vivevano secondo usi ellenistici e spesso ignoravano la lingua e le tradizioni locali. Ma Cleopatra è diversa. Fin da giovanissima dimostra una curiosità e un'intelligenza fuori dal comune. Non si accontenta delle lezioni di corte, studia filosofia, retorica, matematica, medicina, astronomia e soprattutto impara le lingue. Si dice che parlassi almeno 7 idiomi, compreso l'egiziano, lingua che nessuno dei suoi predecessori si era mai degnato di usare davvero. Questo la rese unica agli occhi del suo popolo. Non era soltanto una regina straniera sul trono d'Egitto, era la loro faraona. Ma crescere nella casa reale non era un privilegio tranquillo. L'atmosfera era attesa, segnata da intrighi e sospetti. Cleopatra era figlia di Tolomeo XII, un re debole e spesso contestato, che mantenne il potere solo grazie all'aiuto di Roma. Alla sua morte, Cleopatra avrebbe dovuto regnare insieme al fratello Tolomeo XIII, con il quale era ufficialmente sposata, secondo la tradizione tolemaica. Ma in realtà tra i due non ci fu mai collaborazione. Fin dall'inizio fu lotta aperta per il potere. Immaginate Cleopatra, poco più che adolescente, a dover difendere il proprio trono contro fratelli e sorelle che volevano eliminarla. Non era un gioco da ragazzi, ma qui entrano in scena le sue armi più potenti: intelligenza, carisma e abilità politica. Cleopatra non combatteva solo con gli eserciti, ma con le parole, le alleanze, l'astuzia. Molti storici romani la descrissero come una donna dalla bellezza irresistibile, capace di incantare chiunque, ma la verità è un po' diversa. Non era la bellezza il suo segreto, era il suo fascino personale, la capacità di conversare, di colpire l'interlocutore con intelligenza e sicurezza. Plutarco stesso, uno degli storici che la descrissero, ammise che il suo potere non stava tanto nell'aspetto fisico, ma nella voce, nello sguardo, nella presenza. Cleopatra, insomma, era una regina completa, colta, astuta, politica, ma anche capace di recitare un ruolo, di usare la teatralità quando serviva. Non a caso amava farsi rappresentare come la dea Iside, incarnando così non solo il potere politico, ma anche quello religioso. Tuttavia, le difficoltà non mancarono. I primi anni del suo regno furono una continua battaglia per sopravvivere alle trame dei fratelli e alle pressioni di Roma. Cleopatra dovette fuggire, riorganizzarsi, tornare a combattere per riconquistare il trono. Non era una regina che ricevette il potere su un piatto d'argento, se lo guadagnò con fatica, resilienza e astuzia. Ed è proprio in questo momento della sua vita che avviene l'incontro che avrebbe cambiato tutto, quello con Giulio Cesare,
Un incontro che non solo ridiede a Cleopatra il suo trono, ma la proiettò al centro della grande politica internazionale. Ma prima di arrivare a quella scena celebre, la giovane regina avvolta in un tappeto introdotta di nascosto negli appartamenti di Cesare, fermiamoci un attimo, perché a questo punto Cleopatra non è più soltanto una regina in difficoltà, è una donna che ha dimostrato di saper manovrare potere e diplomazia meglio di chiunque altro intorno a lei. È pronta a giocare la sua partita più grande. Ed è proprio ora che la storia prende la piega che tutti conosciamo. Cleopatra incontra Cesare e l'Egitto entra nel cuore delle vicende di Roma. La vita di Cleopatra cambia radicalmente nel 48 a.C., quando il destino le mette davanti l'uomo più potente del mondo, Gaio Giulio Cesare. Cleopatra, come sappiamo, era in pieno conflitto con suo fratello Tolomeo XIII. Lui aveva dalla sua parte i consiglieri di corte e l'esercito. Lei era stata costretta all'esilio. Ma la sorte volle che proprio in quell'anno Cesare arrivasse ad Alessandria. Roma era divisa da una guerra civile. Cesare inseguiva il suo rivale Pompeo e l'Egitto, strategico e ricchissimo, diventava improvvisamente un terreno decisivo. Tolomeo XIII commise un errore fatale. Fece assassinare Pompeo per guadagnarsi il favore di Cesare. Ma quando il generale romano vide la testa mozzata del suo nemico, anziché gioire rimase disgustato. Roma non perdonava simili gesti. E qui Cleopatra intravide l'occasione perfetta per ribaltare la situazione. La leggenda racconta una scena tanto famosa quanto spettacolare. Cleopatra, impossibilitata a entrare a palazzo a causa delle guardie, fedeli al fratello, escogitò un piano. Si fece avvolgere in un tappeto, secondo altre fonti in un sacco di lino, e portare di nascosto nelle stanze di Cesare. Quando il tappeto si srotolò, apparve davanti a lui non solo una regina esiliata, ma una donna colta, affascinante, con uno sguardo capace di conquistare chiunque. Cesare rimase immediatamente colpito. Non era solo questione di seduzione. Cleopatra gli offriva molto di più. Rappresentava la legittima sovrana d'Egitto, una potenziale alleata e una chiave per controllare uno dei regni più ricchi del Mediterraneo. Da quel momento le sorti cambiarono. Cesare prese le difese di Cleopatra e il conflitto con Tolomeo XIII si trasformò in una guerra civile. Le strade di Alessandria si tinsero di sangue, i palazzi vennero assediati e la città visse mesi di caos. Alla fine Cesare e Cleopatra vinsero. Tolomeo XIII morì annegato nel Nilo durante la fuga e Cleopatra tornò sul trono, ora come alleata ufficiale di Roma. Da questa unione nacque anche un figlio, Tolomeo XV, detto Cesarione. Un bambino che per Cleopatra rappresentava molto più di un erede. Era il simbolo dell'unione tra l'Egitto e Roma e per lei un modo per legittimare ancora di più il proprio potere. Il soggiorno di Cesare in Egitto fu breve, ma segnò profondamente entrambi. Cleopatra lo seguì a Roma, dove fece scalpore. La regina orientale che viveva nella villa di Cesare con il piccolo Cesarione destò curiosità e sospetto tra i romani. Molti la guardavano con ammirazione, altri con diffidenza, vedendola come un pericolo per i valori della Repubblica. Ma quell'alleanza, per quanto scandalosa, diede a Cleopatra ciò che voleva: stabilità, prestigio e protezione. Tornata ad Alessandria era ormai una regina consolidata, rispettata e temuta. Tuttavia il destino non le avrebbe concesso a lungo questo equilibrio. Nel 44 a.C. Giulio Cesare cadde sotto i pugnali dei congiurati nelle Idi di marzo. Cleopatra perse così il suo più grande alleato e con lui l'Egitto rischiava di tornare di nuovo nell'incertezza. Ma la storia di Cleopatra non finisce qui, anzi, stava solo entrando nel suo atto più famoso, l'incontro con un altro gigante di Roma, Marco Antonio, che avrebbe legato per sempre il suo nome a quello della regina del Nilo. Dopo la morte di Giulio Cesare, Roma piombò di nuovo nel caos. I congiurati che lo avevano assassinato cercavano di riportare la Repubblica alle origini, ma i suoi alleati e sostenitori non erano disposti a rinunciare al potere conquistato.
Fu così che nacque il cosiddetto secondo triumvirato, formato da Ottaviano, figlio adottivo ed erede di Cesare, Marco Antonio, il suo braccio destro, e Lepido. In questo scenario così turbolento, Cleopatra comprese che la sua sopravvivenza politica dipendeva da un nuovo alleato a Roma, e quell'alleato avrebbe preso il volto di Marco Antonio. Il loro incontro è rimasto leggendario. Era il 41 a.C. e Cleopatra venne convocata a Tarso, in Asia Minore, dove Antonio la voleva incontrare. La regina del Nilo non lasciò nulla al caso. Si presentò come in una vera e propria scena teatrale. Navigò sul fiume a bordo di una nave dorata, con vele di porpora e remi d'argento, distesa sotto un baldacchino, vestita come la dea Iside, circondata da incensi e musiche. Un'entrata spettacolare che lasciò tutti senza fiato, compreso Antonio. Non fu solo una questione di seduzione. Cleopatra sapeva che Roma vedeva in lei una pedina, e lei si trasformò invece in regina e dea, incarnando l'Egitto stesso. Antonio, affascinato e conquistato, trovò in Cleopatra non solo una compagna, ma una partner politica. Da quel momento nacque una relazione intensa, fatta di passione e di strategia. Cleopatra e Antonio si sposarono secondo il rito egizio, ebbero 3 figli e iniziarono a costruire una visione comune: creare un regno orientale capace di bilanciare la potenza di Roma. Ma a Roma questa unione venne vista come uno scandalo. Ottaviano, l'astro nascente della politica romana, non perse occasione per dipingere Antonio come un uomo indebolito, asservito a una regina straniera che lo aveva corrotto con i suoi lussi e i suoi vizi. La propaganda romana dipinse Cleopatra come una femme fatale, una minaccia per i valori della Repubblica, un pericolo che bisognava eliminare. Il conflitto era inevitabile. Da una parte Antonio e Cleopatra, con il sostegno dell'Egitto e delle province orientali, dall'altra Ottaviano, deciso a diventare il padrone assoluto di Roma. La guerra culminò nel 31 a.C., nella celebre battaglia di Azio. Antonio e Cleopatra affrontarono la flotta di Ottaviano in uno scontro che decise il destino del Mediterraneo. La battaglia si concluse in disastro. Le navi egizie furono sbaragliate. Antonio e Cleopatra furono costretti alla fuga. Da quel momento la loro sorte era segnata. Tornati ad Alessandria, videro il cerchio stringersi attorno a loro. Ottaviano avanzava inesorabile e il sogno di un regno comune si sgretolava giorno dopo giorno. Eppure, nonostante tutto, Antonio e Cleopatra rimasero uniti fino alla fine. La loro non fu solo un'alleanza politica, ma una delle storie d'amore più celebri di tutti i tempi, capace di sfidare eserciti e imperi e di finire in tragedia. Quella tragedia stava per compiersi. Alessandria era ormai assediata e il tramonto di Cleopatra si avvicinava. La sconfitta di Azio segnò la fine di ogni speranza per Cleopatra e Marco Antonio. L'Egitto, una volta alleato di Roma, stava ora per diventare la sua preda. Ottaviano avanzava con il suo esercito e la città di Alessandria, la splendida metropoli sul Mediterraneo, si preparava al suo ultimo atto. Marco Antonio, stremato dalla guerra e dall'onore perduto, vide crollare davanti ai suoi occhi tutto ciò per cui aveva combattuto. Quando gli giunse la falsa notizia della morte di Cleopatra, disperato, si trafisse con la propria spada. Non morì subito. Secondo gli antichi racconti, venne portato dai servi nella sala dove si trovava Cleopatra e ispirò tra le sue braccia. La regina del Nilo, ormai sola, comprese che la sua fine era vicina. Ottaviano, il futuro Augusto, voleva portarla a Roma come trofeo, esibirla nella sua parata trionfale. Per Cleopatra, abituata a regnare come dea vivente, l'idea di essere umiliata davanti al popolo romano era peggiore della morte e così prese la sua decisione. Il 12 agosto del 30 a.C. Cleopatra si lasciò andare alla leggenda. La versione più celebre racconta che si fece mordere da un'aspide, un serpente velenoso, simbolo della regalità egizia. Ma altri storici suggeriscono che usò un veleno nascosto in un unguento o in uno spillo per capelli. Qualunque sia la verità, Cleopatra morì a soli 39 anni, chiudendo per sempre la storia della dinastia tolemaica.
Con lei sparì non solo una regina, ma un intero mondo, l'Egitto indipendente. Da quel momento sarebbe diventato una provincia romana, granaio dell'impero, mai più regno sovrano. Ma proprio qui nasce il mistero che ancora oggi affascina storici e archeologi. Dove si trova la tomba di Cleopatra? Le fonti antiche, come Plutarco e Cassio Dione, raccontano che Ottaviano, dopo la sua morte, ordinò che Cleopatra fosse sepolta insieme a Marco Antonio. Un gesto quasi di rispetto, o forse un modo per chiudere definitivamente la loro storia. Ma da allora le tracce del sepolcro si sono perdute. Alcuni credono che i due siano stati tumulati ad Alessandria, forse in un mausoleo reale oggi inghiottito dal mare, o nascosto sotto i moderni quartieri della città. Altri studiosi hanno guardato altrove. Uno dei luoghi più discussi è Taposiris Magna, un antico tempio a pochi chilometri da Alessandria, dove negli ultimi decenni sono stati scoperti tunnel, tombe e statue tolemaiche. Ogni nuova scoperta accende i riflettori. Trovata la tomba di Cleopatra? Titolano i giornali, ma finora nessuna conferma. Il mistero rimane intatto e forse è proprio questa assenza che alimenta il mito. Cleopatra non ha un sepolcro visitabile, non ha una tomba monumentale come i faraoni dell'antico Egitto. È come se la sua figura fosse destinata a non appartenere a un luogo preciso, ma a vivere per sempre nella leggenda. Così la morte di Cleopatra non fu la fine, ma l'inizio della sua immortalità, perché ogni volta che qualcuno si chiede dove riposi, ogni volta che un archeologo scava alla ricerca del suo sepolcro, Cleopatra torna a vivere. E mentre Ottaviano, diventato Augusto, consolidava il suo impero, la regina del Nilo entrava per sempre nel mito. La morte di Cleopatra non segnò la fine della sua storia, anzi, fu proprio da quel momento che iniziò a nascere il mito. Per Roma, Cleopatra era stata una nemica formidabile. Ottaviano aveva bisogno di giustificare la guerra civile che lo aveva portato al potere. E quale bersaglio migliore della regina straniera che aveva corrotto Marco Antonio? La propaganda romana trasformò Cleopatra in un mostro di seduzione. Non una sovrana intelligente e colta, ma una donna capace di stregare gli uomini e ridurli in rovina. Gli storici romani, quasi tutti legati al nuovo imperatore, descrissero Cleopatra come una femme fatale, un'incantatrice, la nemica dei valori romani di sobrietà e disciplina. Antonio, un tempo eroe militare, diventava il servo della regina d'Egitto, ridicolizzato per aver preferito i banchetti, il lusso e l'amore di una donna straniera al dovere verso Roma. Eppure questa immagine era solo una parte della verità, perché dietro le accuse si nascondeva una realtà molto più complessa. Cleopatra era una regina che aveva giocato la sua partita politica fino all'ultimo, usando tutte le armi a sua disposizione, dalla diplomazia alla teatralità, fino all'amore. Ma la leggenda era ormai nata, e da lì in poi la sua figura cominciò a vivere in una dimensione a metà tra la storia e il mito. Nei secoli successivi, Cleopatra fu celebrata come l'ultima grande regina dell'Egitto, ma anche temuta come simbolo di seduzione pericolosa. In Medioevo e Rinascimento la sua morte veniva raccontata come un esempio di lusso e decadenza. Per gli umanisti e i drammaturghi diventava un personaggio tragico, vittima dell'amore e della politica. E il mistero della sua tomba, mai ritrovata, alimentò ulteriormente il mito. Senza un luogo preciso dove piangere la regina, Cleopatra rimase sospesa tra realtà e leggenda, più spirito immortale che figura storica. Col tempo la sua immagine smise di essere solo quella costruita da Roma. Cleopatra iniziò a essere vista anche come un'icona di potere femminile, una donna che aveva saputo reggere il confronto con i più grandi uomini del suo tempo, senza mai piegarsi davvero. E forse proprio questa ambiguità è la chiave del suo fascino. Cleopatra è insieme regina e amante, politica e seduttrice, vittima e stratega. È l'eterna protagonista di una storia che ancora oggi ci affascina, perché nessuno è mai riuscito a imprigionarla in una sola definizione. Se la leggenda di Cleopatra non si è mai spenta, è anche perché nei secoli la sua figura è stata continuamente reinventata, raccontata e reinterpretata.
Ogni epoca ha trovato nella regina del Nilo un riflesso dei propri ideali, dei propri timori e delle proprie fantasie. Già nel Rinascimento Cleopatra ispirava pittori e poeti. Veniva raffigurata come una regina sensuale, spesso col serpente in mano, nell'attimo stesso della sua morte. Un'immagine drammatica, potente, che univa bellezza e tragedia in un'unica scena. Ma è con Shakespeare, nel XVII secolo, che Cleopatra diventa una vera icona letteraria. La sua tragedia, Antonio e Cleopatra, la trasforma in un personaggio complesso e magnetico. Non solo seduttrice, ma donna capace di amare, soffrire e morire con dignità. Un ritratto che avrebbe influenzato per secoli il modo di immaginare la regina. Con l'arrivo del cinema, Cleopatra trovò una nuova vita sul grande schermo. La versione più celebre è senza dubbio quella del 1963 con Elizabeth Taylor. Un colossal hollywoodiano entrato nella leggenda. Costumi fastosi, scenografie imponenti e un'interpretazione che rese Cleopatra un simbolo di sensualità e di potere. Ma il cinema non si fermò lì. Negli anni il personaggio tornò in decine di film, serie televisive e documentari, sempre con nuove sfumature. Anche la musica e la moda hanno attinto al suo mito. Dalle canzoni pop alle sfilate ispirate all'Egitto, Cleopatra è diventata sinonimo di fascino esotico e di bellezza enigmatica. Persino nei videogiochi e nei fumetti moderni appare come personaggio, segno che la sua storia continua ad affascinare generazioni molto lontane dalla sua epoca. E non dimentichiamo l'arte contemporanea. Per molti Cleopatra è oggi un'icona femminile di indipendenza e leadership. Una donna che non esitò a sfidare i pregiudizi del suo tempo e che seppe imporsi in un mondo dominato da uomini. La sua immagine ha quindi due volti. Da un lato la femme fatale dipinta dai romani e dai registi hollywoodiani, dall'altro la regina colta, politica e visionaria che ancora oggi viene riscoperta da storici e studiosi. Ed è proprio questa capacità di trasformarsi, di adattarsi alle epoche che rende Cleopatra immortale. Perché Cleopatra non è solo un personaggio storico, è un archetipo, un simbolo che ognuno può rileggere a seconda dei propri sogni, paure e desideri. La vita di Cleopatra è stata breve, intensa e leggendaria. Nata in una corte lacerata da intrighi, riuscì a sopravvivere a fratelli e sorelle assetati di potere. Seppe conquistare il cuore e la fiducia di due dei più grandi uomini di Roma, Giulio Cesare e Marco Antonio. Governò un regno sull'orlo del baratro e osò sfidare la potenza più grande del suo tempo. Eppure Cleopatra non fu soltanto la regina che amò e combatté. Fu una donna colta, capace di parlare più lingue, di discutere di filosofia e di scienza, di governare con pragmatismo e visione. La sua vera arma non fu mai la sola bellezza, ma il suo carisma, la sua intelligenza e la sua capacità di leggere il mondo che la circondava. La sua morte segnò la fine di un'epoca. Con lei sparì l'ultimo bagliore dell'Egitto indipendente, inghiottito da Roma e trasformato in provincia imperiale. Ma proprio in quel momento iniziò anche il mito. I romani la dipinsero come una femme fatale, la letteratura la trasformò in eroina tragica, il cinema in icona di fascino eterno. E ancora oggi, oltre 2000 anni dopo, il suo nome continua a vibrare di mistero, perché Cleopatra non è solo storia, è leggenda. E quel piccolo grande enigma, la sua tomba mai ritrovata, alimenta ancora la sua aura immortale. Dove riposa la regina del Nilo? Forse sotto le sabbie d'Egitto, forse negli abissi del mare di Alessandria, o forse in un tempio dimenticato. O forse Cleopatra non riposa da nessuna parte, perché continua a vivere nella memoria di tutti noi. E alla fine, forse è proprio questo il suo vero trionfo. Cleopatra non è una figura del passato, è un mito eterno, capace di attraversare i secoli e di continuare a parlarci oggi come allora.